Si sa, il capitalismo ha spesso risvolti negativi per l'ambiente. E se potessimo combatterlo con dei capelli, uno shampoo rinvigorente e suonando un riff di padellate a gonzi e malfattori? Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo episodio di Demonica, la rubrica domenicale dedicata alle demo dei videogiochi. L'episodio di oggi è dedicato a Kalanur, titolo indie sviluppato da Red Racqueta Studio e pubblicato da New Tales, i quali ringrazio per avermi donato una key della demo per realizzare questo video. Preparate padelle, ciabatte e lemuri, dunque, e saltiamo insieme fino a un'isola immaginaria del Madagascar. Come sempre però, dopo la sigla. Forza Maurice, alza le braccia dai! Ed inizierei subito domandandomi cos'è e di cosa parla Kalanur. Kalanur è un combat platformer tridimensionale che attinge a piene mani dal folklore malgascio, la popolazione nativa del Madagascar, per chi non lo sapesse. Vestiremo i panni di Kalakeli, una giovane Kalanur, ovvero il prescelto che, ciclicamente, viene scelto per proteggere Lemuria da importanti pericoli che ne minacciano gli equilibri. In questo caso la minaccia sarà rappresentata dalla strega Raneni, la quale, con le sue mire espansionistiche e dittatoriali, minaccia la natura e le tradizioni di Lemuria con il suo piano di modernizzarla, facendole cambiare musica. Letteralmente, dato che lei è una diva. Il viaggio di Kalakeli sarà arduo, ma potrà contare sui suoi possenti capelli, su padelle ed una sgangherata banda di lemuri musicisti, come se i musicanti di Brema fossero tutti lemuri e si fossero trasferiti in Madagascar. L'incipit di trama è molto semplice, nulla di nuovo o particolarmente peculiare, ma reputo che si adatti perfettamente ai toni del gioco, decisamente più scanzonati e a suon di ritmo di musica. E parlando proprio di musica, essa sarà una parte fondamentale per costruire la sua identità e soprattutto il suo scheletro di gameplay. In questa demo è chiaro che il focus principale resti nel combat platforming e ci sono tutte le meccaniche che potreste aspettarvi da un gioco di questo genere. Si salta, si doppio salta, si esegue un dash per schivare i nemici o per superare burroni ed ostacoli, si scalano scale o muri e si mena come fabbri i nemici. Differentemente dai classici platformer, la sua controparte, Combat, inserisce nella formula un elemento più action, che non è semplicissimo da gestire. Se fatto bene, i due generi troveranno un'ottima comunione, che fornirà un'esperienza variegata e fresca alla classica formula platform. Se invece ci sono degli spigoli, i rischi sono di rendere evidenti le differenze e che l'esperienza di gioco cerchi di cannibalizzare una delle due parti, confondendo il giocatore su dove effettivamente si voglia andare a parare, finendo per fornire un'esperienza mediocre o proprio negativa, nel peggiore dei casi. Per quanto riguarda Kalanur, devo dire che la prima impressione che ho avuto sia stata molto positiva. Gli sviluppatori hanno optato per un sistema di gameplay molto semplice e classico, aggiungendo però dei tratti caratteristici peculiari e perfettamente in sintonia con ciò che vuole raccontare il gioco. Il kit di Kalakeli comprenderà un pestone, i classici pugni, la schivata, prima citata, e due meccaniche peculiari, i capelli e le armi. Kalakeli sarà in grado di usare i propri capelli come se fossero una frusta alla Indiana Jones, i quali rifungeranno come elemento di platforming, per il risolvimento di rompicapi e come arma di combattimento. Nell'ultimo caso sarà in grado di acciuffare i nemici e, grazie a potenziamenti sotto forma di shampoo, incrementare le sue possibilità offensive con mosse extra per danneggiare i nemici. Il secondo elemento peculiare sono proprio le armi. Esse saranno di vario tipo, infradito, martelli, mazze, carote, padelle e molti altri ancora. Tutte saranno appartenenti ad una specifica classe, leggera o pesante, i quali portano con sé delle opzioni extra. Le armi leggere potranno essere lanciate direttamente in testa ai nemici, permetteranno a Kalakeli di attaccare più velocemente ed in generale avranno più punti resistenza prima di rompersi. Le armi pesanti invece saranno più lente e per questo infliggeranno più danni. Ci impiegheranno di meno a rompersi e permetterà a Kalakeli di eseguire un attacco ad area, utile per frantumare più casse insieme e per difendersi da gruppi di nemici. Dal fronte del platforming, invece,
I capelli fungeranno come elemento per superare determinati ostacoli, come ad esempio fungere da conduttore per trasportare l'elettricità da una batteria ad una presa elettrica, o per colpire delle casse irraggiungibili. Per il resto, come anticipavo prima, troverete il classico kit di movimento di un platformer. Entrambi risultano molto semplici, ma non dobbiamo dimenticare che questa sia una demo. Per questo motivo, sicuramente nella versione finale vedremo abilità in più che andranno ad impreziosire il kit di Kalakeli. Non mi stupirebbe se avessimo la possibilità di usare i capelli come liane per superare burroni importanti, o come fionda per lanciare oggetti da una parte all'altra della mappa. Diciamo che i capelli fungeranno da nodo portante per il kit di mosse di Kalakeli. Avrei però un feedback da condividere con gli sviluppatori, che vi inviterei ad osservare e segnalare, se doveste provare la demo, ovvero un hit detection dei capelli non sempre precisissima. Durante la demo capita spesso che l'oggetto o il nemico colpito non venga raggiunto dai capelli, ma trapassato. Questo capita soprattutto con gli interruttori elettrici sospesi in aria, i quali richiedono un po' di tentativi prima di andare a segno. Ed arrivati a questo punto potreste chiedervi: sì, ma tu hai parlato della musica come un elemento fondamentale del gameplay, ma all'atto pratico, quale sarebbe? Non disperate, giovani pillolini, perché esso è presente e si divide in 2 ulteriori meccaniche che ho appositamente omesso. La prima risulta in un elemento gestionale, tranquilli, nulla di esagerato. Per motivi di trama, che non vi spoilererò, dovrete spostarvi tra i vari livelli tramite un bus. Esso fungerà da hub principale per un paio di mini attività e per gestire la vostra banda di musicisti. Mi raccomando però, fate attenzione ai loro bisogni, perché se non soddisfatti, ci saranno delle conseguenze. Ah, e inoltre potreste anche reclutare altri lemuri per strada, ma non vi dirò altro al riguardo. Vi lascio il piacere della scoperta. La seconda è un vero e proprio mini gioco di ritmo. Anche qui, tranquilli, non dovrete strapparvi i capelli. Man mano che procederete nel gioco dovrete tenere dei concerti del vostro gruppo per farvi conoscere dagli altri lemuri e per spingerli a supportarvi nella grande missione contro Raneni. Per raccattare fan ci saranno molteplici modi e qui si nasconde un'ulteriore meccanica del gioco. Anche qui lascerò a voi il piacere di scoprirla. Non sarebbe un platform se non ci fossero dei collezionabili nascosti. Ed in Kalanur sono presenti? Assolutamente sì, e di vario tipo. In questo video vi introdurrò ad uno di essi, ovvero delle pergamene, le quali nascondono al loro interno dei frammenti di storia del mondo di Lemuria e del folklore malgascio. Ebbene sì, abbiamo anche qui della lore. Incredibile, vero? I restanti li lascerò a scoprire a voi. Ultima premessa, ma non per importanza, di cui vorrei parlarvi è la grafica e l'art direction di questa demo. Ciò che avete visto fino ad adesso parla ampiamente da sé, ma devo dirvi di aver apprezzato molto l'art direction di questo gioco. Come vi anticipavo prima, i toni del gioco sono molto scanzonati e anche a tratti buffi. Questa cosa risalta anche nella scelta di palette di colori del gioco. I colori sono per la maggior parte caldi, vivaci e stimolanti. Richiamano molto bene il tema dell'isola tropicale, letteralmente in questo caso, visto a dove si ispira. Inoltre, per quanto visto nella demo, il contrasto tra natura incontaminata e industria è ben caratterizzato e marcato. Si può decisamente migliorare, ma contando che la demo ci mostrerà la prima ora di gioco, ha tutto il tempo per farlo. Nota di forte pregio anche per i vari elementi disegnati a mano, molto simpatici e sempre coerenti. Parlando invece del comparto grafico, qui è dove potrebbe essere più divisivo. Personalmente parlando non apprezzo al 100% l'Unreal Engine, questo perché tende a rendere i personaggi un po' plasticosi e personalmente preferisco una direzione artistica forte piuttosto che il graficone. Ma devo dire che abbia trovato vincente questa scelta. Se uniamo il plasticoso con i toni del gioco, si adatta molto bene. Riesce a seguire un feedback visivo un po' più dettagliato sul fronte dell'illuminazione e nella realizzazione soprattutto dei remori. Al contempo stesso vengono sfruttati in modo furbo i limiti del motore grafico, aumentando il senso effettivo di gioco. Qui va un plauso agli sviluppatori per aver deciso di intraprendere una via un po' più complessa, ma dimostrando di saper sfruttare i pro e i contro del caso. Altro plauso va ad un altro elemento molto importante, il quale potrebbe far sorgere dei dubbi: l'ottimizzazione. Il gioco fila liscio come l'olio di palma, per rimanere in tema, anche su configurazioni PC un po' più datate, come la mia.
Nel mio caso un paio di frame drop li ho percepiti, ma perché stavo registrando il footage che state vedendo. Senza OBS però fila davvero tutto liscio. Diciamo che questa cosa fa ben sperare per il progetto in toto. E con le mie impressioni finali giungiamo alla fine di questo piccolo viaggio in questa demo. Wow, è stato un po' più lunghetto del solito. Kalanur è un titolo che avevo addocchiato al recente Xbox ID Showcase, un evento dedicato ai giochi indie indetto dalla parte dedicata agli indie della divisione Xbox. Da amante dei platform non potevo certo farmi scappare l'occasione e sono contento di avervi potuto raccontare di questa demo. È un platform super colorato che guarda decisamente al passato, più specificatamente ai platform di fine anni 90 e inizio anni 2000, ma nonostante ciò cerca di dire la sua con un proprio carattere ed elementi simpatici e peculiari. Già da questa demo si capisce che il suo obiettivo non sia quello di rivoluzionare il genere o presentare qualcosa di mai visto prima, bensì di riproporre un impianto che di per sé funziona, ma con il tocco personale di questi sviluppatori. Un progetto pensato per entrare nel mercato videoludico per dimostrare le possibilità di questo team. Personalmente apprezzo moltissimo quando si decide di mettere in campo elementi culturali derivati dal proprio paese di appartenenza, che essi siano in scala 1 a 1 o reinterpretati in chiave creativa. È un gioco sul Madagascar dal Madagascar. Già, Red Racqueta Studio è uno studio del Madagascar, elemento importante che impreziosisce quanto detto poc'anzi. Kalanur è un gioco che tributa il passato, ma che ha l'energia e l'intenzione di dire la sua, e personalmente non vedo l'ora di vederlo nella sua forma completa. È un gioco che vuole accontentare tutti? Direi di no, ma nonostante ciò mi sento comunque di consigliarlo anche a chi non è avvezzo al genere. Per gli amanti dei platformer invece è quasi d'obbligo tenerlo d'occhio. La demo di Kalanur è attualmente disponibile per PC, tramite Steam. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. La sua durata è indicativamente di un'ora circa. Il gioco completo invece uscirà nel corso dell'estate di quest'anno, sempre su PC, tramite Steam, Xbox Series X ed S, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori, a cui va un grosso in bocca al lupo. Vorrei concludere ringraziando nuovamente New Tales per l'opportunità e facendovi la fatidica domanda. Proverete questa demo? E se l'avete già fatto, invece, cosa vi ha lasciato? E soprattutto, vi è piaciuta? Discutiamone qui sotto nei commenti. Grazie per essere arrivati fin qui, ed ora vai con l'outro. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.